Oggi prepariamo una ricetta tradizionale finlandese, si chiama uunijuusto, quindi formaggio al forno, anche se non ha per niente formaggio. Questa è una ricetta che non troverete mai in un ristorante, garantito in Finlandia, perché è una di quelle ricette ultra tradizionali, quella cucina estremamente povera che contraddistingue la cucina tradizionale finlandese, che non è mai stata una cucina molto ricca. Adesso andiamo a vedere come si prepara. Si inizia con 3 uova, si aggiunge un pochino di sale, la ricetta dice circa mezzo cucchiaino, quindi una quantità del genere. Diamo una mescolata con la frusta. Questa frusta l'avete mai vista? Voi fatemi sapere nei commenti. Io prima di venire in Finlandia, sta frusta qui non l'avevo mai vista, però questa è la forma tradizionale dei frustini finlandesi. Ci sono anche quelli tradizionali, però il vecchio stile è questo qui. Quindi diamo una passata generica così con la frusta finlandese. Il prossimo passo è aggiungere del latte intero. La ricetta tradizionale vuole il colostro, quindi il primo latte della vacca, che quando ha il vitello, il primissimo latte è il colostro, ma adesso il colostro è difficilissimo da trovare se non conosci un allevatore, quindi usiamo latte intero, che è la cosa più simile che riusciamo a trovare. Questa è un'ottima marca, fra l'altro, di latte finlandese, con un latte molto alla vecchia, diciamo, quindi è il migliore che possiamo trovare. E quindi mettiamo per 3 uova 600 grammi, anzi 0,6 millilitri, 600 millilitri, 0,6 litri di latte. Quindi questo è 3. Ancora un attimo. E questo è 6. Diamo ancora un po' una mescolata per amalgamare bene. E niente, abbiamo finito. Adesso va in forno a 175 gradi per un'ora ed è pronto. E vi chiederete perché non uso le spezie? Beh, semplicemente perché siamo in Lapponia, siamo nell'Artico, qui le spezie non sono mai cresciute, quindi i cibi tradizionali non hanno quasi mai nessuna spezia, perché tradizionalmente qui non sono mai cresciute, non sono mai esistite, al contrario dell'Italia. Quindi aspettiamo un'oretta a, tac, 175. Ok, è passata un'ora e un quarto, quindi che ventata d'aria calda, possiamo toglierlo adesso dal forno. L'odore è meglio di quello che mi aspettavo, considerando che uova e latte. Alla fine ci ho messo a temperatura un po' più alta, l'ho fatta andare tipo a 220, così. Ecco qua, si è formata un po' di crosticina sopra. Questa magari è un po' tanta di crostina, dovrebbe essere in teoria più soldorato, quindi tipo quello che c'è qua all'esterno, però va bene così, ci sono tanti modi di farlo. Adesso aspettiamo un attimo che si raffreddi. Ok, vediamo com'è venuto, perché non è più liquido, si è addensato. C'è un pochino di liquido sotto, qua, però il resto è rimasto moderatamente denso, quindi prendiamo un po' di tutto e adesso deve raffreddarsi ancora un po', già vedo che sta bollendo praticamente. E tradizionalmente si mangia insieme alla marmellata di lacca, che è una bacca che cresce qua. Qui tipo la metà abbondante dei piatti tradizionali finlandesi si mangiano con della marmellata di lacca o di qualsiasi altra cosa, lacca in genere, oppure si può mangiare tradizionalmente con dello zucchero o con della cannella, però la marmellata di lacca è quella che mi piace di più. Buon appetito! Allora, da solo è molto semplice, cioè latte, uova e un pizzico di sale, quindi cioè, che sapore volete che abbia? Il sapore di queste tre cose combinate. Ma con l'aggiunta della marmellata di lacca, che è spettacolare, mi hanno detto nei commenti alcuni che si trova all'Ikea, quindi se la volete provare, provate all'Ikea. È buona, più che altro perché la marmellata è veramente buona. Quindi se volete provare l'uunijuusto insieme a me, laponiatravel.com.